Beh ragazzi, ve l'avevo promesso, oggi in questo video, il primo video di una lunga serie, andremo a vedere come migliorare il controllo del gas del nostro drone. Non so se vi è mai capitato, a me sì, vedi persone che fanno 30 miliardi di flip e poi magari gli chiedi: senti, ma vai soltanto dritto, là giri a destra, là a sinistra e torna indietro. Te lo fanno, poi guardi cosa hanno fatto e dici: minchia, ma che merda, sai fare tutti questi flip e alla fine non sai andare dritto. Una delle cose più difficili da controllare del nostro drone è andare dritto, girare a destra e girare a sinistra. Sembra assurda come cosa, ma questa è la cosa più difficile da poter imparare nella guida del nostro drone. Molti piloti, quando cominciano, si approcciano al mondo dei droni freestyle, cominciano subito attaccando la batteria e cominciando a fare flip 360, invertedio in aria, qualsiasi trick bello da vedere che sembra difficilissimo, ma in realtà a volte si dimenticano di imparare la base. La base è una delle cose fondamentali di tutti quei trick che vedete. Meglio imparate la base e meglio vi verranno questi trick. Oggi come primo argomento non andiamo a vedere le curve, ma cercherò di farvi capire qual è l'utilizzo del gas corretto, magari facendovi vedere un paio di esercizietti da fare. Direi di farvi capire subito una cosetta con un volo, che penso sia la cosa migliore da fare. E vi faccio subito vedere qual è la maniera sbagliata di utilizzare il gas. Ok, non prendete in considerazione qualsiasi tipo di curva io faccio adesso perché non ve le spiego, è una cosa che vediamo poi un'altra volta. Quindi adesso prendo solo un po' di strada qua, ok, cominciamo da qua. Ok, la maniera sbagliata di utilizzare il gas è quella che si sente e si capisce dal suono. Attenzione, guardate come la maggior parte delle persone utilizza il gas. Ok, se sentite questo rumore state sbagliando. La maniera corretta è quella di andare tranquilli, bisogna massaggiare il gas e sentite il rumore. Ok, il rumore deve essere tranquillo. Diciamo che lo scopo principale è, per non rendere il nostro drone nervoso, cercare di toccare il meno possibile. Per assurdo, se andiamo dritti non c'è bisogno di fare 1000 ghirigori. Guardate, adesso prendo questa direzione, basta, guardate, sto guidando senza mani, ok? Utilizzo solo il gas, non devo fare niente, guardate, senza mani, ok? Sempre solo gas, guardate, non sto toccando assolutamente nulla. Ricordatevi che meno si tocca e ovviamente più figo viene il nostro video. Perfetto, quindi focalizzatevi sul suono, tipo mentre girate il suono deve essere costante. Se volete girare più aggressivo il suono deve aumentare in curva, ma poi ritorna costante. Aumenta in curva il suono e torna costante. Cosa fanno le persone quando sbagliano? Fanno questo. Fanno questo, guarda, giro. Questo è sbagliatissimo, guardate. Sentite il gas, Ok? Questo è sbagliato. Il gas regola la velocità dei nostri motori. Viene di conseguenza che la quantità di gas che diamo regola anche la velocità del nostro drone. Se il drone è in questa posizione, utilizzando il gas e facendo girare più velocemente i motori, il drone andrà verso l'alto, ok? Per farlo andare avanti il drone dovrà essere inclinato. Se io volerò inclinato pochissimo così in avanti, dovrò dare leggermente più gas rispetto a come quando ero dritto. Se invece io lo inclino molto, il gas dovrà essere di quantità superiore. Quindi più pitch abbiamo nel nostro drone, più gas dobbiamo dare per rimanere ad altitudine costante. Andiamo sul concetto del pitch. Quindi, come vi ho detto prima, la velocità è data dall'inclinazione e dal gas. Quindi
Focalizziamoci su mantenere ovviamente sempre altitudine costante, ok? Quindi se io sono inclinato così e utilizzo solo il gas, come notate in basso a destra c'è un numerino, devo usare il 27% di gas per poter andare ad altitudine costante, ok? Se io abbasso il pitch devo aumentare la mia velocità e passiamo a 36%, ok? Se io uso molto più pitch e vado giù, devo andare a cannone, ok? Sono al 60%. E così via dicendo, ok? Un esercizio molto importante che è da fare, assolutamente, lo faccio anch'io tra l'altro, è quello di andare dritto, cambiare pitch e cambiare gas mantenendo l'altitudine costante. Quindi se sto andando così, ok, e voglio aumentare il pitch, aumento il pitch e aumento il gas, rimango ad altitudine costante. Voglio diminuire il pitch, diminuisco il pitch e diminuisco il gas, ok? Passiamo di qua, ok? Quindi pitch, gas, diminuisco il pitch, diminuisco il gas, ok? Vedete, sbaglio pure io. Aumento il pitch, aumento il gas, diminuisco il pitch, diminuisco il gas e rimaniamo ad altitudine costante. L'obiettivo è quello, ok? Molti di voi allora penseranno, bene, se io volo inclinato così andrò a una velocità di 20 km orari, se io volo così andrò a una velocità di 80 km orari. Ebbene, questa regola in realtà è sbagliata. È sbagliata perché la velocità del nostro drone dipende dall'accelerazione che gli abbiamo dato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io posso volare così, dargli un'accelerazione forte dal gas, dopodiché ritornare a una situazione di inclinazione diciamo meno aggressiva e avere una velocità maggiore rispetto a cominciare a volare subito così senza un'accelerazione data dal nostro gas. Ok? Supponiamo che io stia andando così e dico sta velocità però non mi piace, voglio farlo più veloce. Allora cosa succede? Adesso scanso questo. Succede che dico ok, adesso do un po' di accelerazione e ritorno come ero prima. Guardate, sono inclinato come sono prima, ma la mia accelerazione, o meglio la mia velocità è aumentata, ok? La velocità si può aumentare sia col pitch e anche in curva. Quindi voglio aumentare la mia velocità, bene, ok, accelerazione e ritorno come ero prima, sono più veloce di prima, ok? Questo principio è importantissimo secondo me, ok? Quindi supponiamo che voglio affrontare il rettilineo non inclinato a bestia ma in maniera un po' aggressiva. Io cosa faccio? Magari mi prendo l'accelerazione prima, poi arrivo sul rettilineo e gestisco il gas con basso pitch, ok? E comunque la mia velocità è maggiore perché dipende dall'accelerazione della velocità, Allora ragazzi, questo diciamo che è il principio fondamentale del gas dal punto di vista di andare dritto. Ascoltate il suono del vostro drone, perché se sentite quel rumore di gas che vi ho fatto sentire fatto nella maniera sbagliata, arrivateci da soli e cercate di mantenere il gas costante, leggeri cambiamenti ma comunque costante. È un po' come il volante della macchina. Se voi guidate la macchina e dovete andare dritto, poi dovrete dare dei piccoli aggiustamenti per poterla fare andare dritta. Detto questo, ascoltate un povero coglione, smettetela di fare sti flip del cazzo, perché non vi aiutano a imparare assolutamente nulla. Magari aggregatevi a qualche persona che fa anche race, perché il gas nel race è molto importante. Quindi cercate di fare questo piccolo esercizietto che secondo me è una figata, e poi con gli altri video ci focalizziamo sulle curve, su altre cose, che vi assicuro che se non sapete fare questo è inutile che guardate neanche i video che vengono dopo. Detto questo, ci vediamo, è stato bello e spero vi sia piaciuto. Ciao belli, fate i bravi, vi voglio sempre bene, ricordatevelo.